Ciao amico pescatore e benvenuto in casa mia. Benvenuto anche all'episodio numero 0 della mia nuova rubrica Fantacombo. E che cos'è questa rubrica chiamata Fantacombo? Allora, non so se anche a te capita di soffermarti ore e ore e ore su internet a cercare una nuova combo, ma anche solo per curiosità e quindi prestare attenzione un po' a le grammature, i colori, gli abbinamenti, quale mulinello starebbe bene, i pesi dei mulinelli, insomma tutto quell'insieme di caratteristiche che poi comporrebbero la nuova ennesima combo. Allora, nel mondo delle chitarre elettriche questo si chiama GAS, ovvero sindrome di acquisto della chitarra e c'è qualcosa di simile anche per le canne da pesca. Eh sì, e ne so qualcosa. Siccome con alcuni amici, mio fratello e anche qualcuno di voi che mi ha scritto in privato oppure sui miei video mi ha chiesto qualche consiglio su quale combo prendere per iniziare, soprattutto legata al light spinning, mi sono detto, ma perché non mi riprendo mentre passo quelle ore, ore e ore al computer, mentre cerco di mettere insieme una nuova combo? Allora, ho pensato di mettere su questa piccola rubrica. Questo sarà l'episodio numero 0 dove ti voglio spiegare un po' in base a cosa scelgo determinati pezzi che compongono la combo. Allora, intanto partiamo dal presupposto che mi concentrerò su ciò che è lo spinning leggero, quindi medium light spinning classico e poi l'ultra light spinning e potremmo anche addentrarci nel micro, nano, ultra leggerissimo light spinning. E sì, penso all'ultima canna che ho comprato, alla quale devo cercare un molinello da abbinarli. Anzi, l'ho trovato, ma non l'ho trovato in negozio. Quindi, siamo qui. Allora, diciamo che la caratteristica principale per me deve essere... anzi, facciamola per punti, va, facciamola molto più semplice, molto, molto friendly, come se appunto tu fossi seduto qui di fronte a me. Allora, numero uno, la qualità deve essere adeguata. Allora, per la pesca light spinning non serve qualcosa di particolarmente robusto o particolarmente strong. Ciò non di meno non dobbiamo mai rinunciare a un ottimo carbonio, a degli ottimi mulinelli fluidi e quindi direi che conviene andare a focalizzarsi su delle fasce medio-basse e medio-alte di gamma, anche perché io di solito mi trovo a guardare quelle fasce di prezzo, se vogliamo parlare di fasce di prezzo, anche se non è del tutto corretto, perché ciò che è una combo media oggi era una combo di altissima gamma 10 anni fa, ad esempio. Diciamo che tutti quanti i costruttori ormai hanno capito che a noi pescatori ci piacciono quei numerini lì, ci piace spulciare fra le specifiche. Quindi se tu mi fai un molinello con pochi cuscinetti, ci sarà quella parte di pescatori che dice questo non ha abbastanza cuscinetti, non lo acquisto, fine, non lo guardo neanche. Poi c'è chi dice, però questa canna non monta gli anelli Fuji o nulla di similare. Non la compro perché io voglio rimanere su quello standard lì, anche per qualcosa di medio, leggero, che potrebbe non servirmi in pesca realmente, che potrebbe non alleggerirmi così tanto il portafoglio. E questi calcoli le case produttrici se le fanno e come? E giustamente direi. Chi è che non farebbe in conti in tasca alla propria clientela per portargli uno strumento, un servizio al top in quel settore, in quella fascia di prezzo? Quindi, punto zero, la qualità deve essere alta. Io non andrò mai a guardare, ma perché non lo faccio per me, non andrò mai a vedere con voi la canna che costa meno, il molinello che costa meno, non avrebbe senso. Come però vado di base a non valutare, diciamo, tutti quelle canne, quei mulinelli che invece sono nella fascia enthusiasm. Per esempio, voler spendere 500 euro per una canna da light spinning è molto facile, è molto facile.
però poi con quei 500 € vai a pescare le occhiate, i sugherelli, gli sciarrani, i pesci lucertola che infestano sottocosta di tutta Italia, quando potresti ottenere lo stesso risultato, lo stesso divertimento, lo stesso feeling con una canna che costa 6 volte meno, semplicemente. Lo stesso per quanto riguarda i mulinelli. I mulinelli devono essere robusti e fluidi, devono imbobinare bene il trecciato, ma una volta che fanno questo, ovvero una volta che non ti si biodegradano fra le mani dopo 10 pescate, una volta che lanciano fluidi e ti permettono di lanciare il tuo artificiale nella fascia dove sai che sei in pesca, e una volta che recuperi in modo fluido, alla velocità che vuoi tu, quello è fatto, basta. Non serve andare a aprire il portafoglio, dilaniarlo e tirare fuori di nuovo 1.000 € di mulinello, perché ci sono quei mulinelli lì. E io invidio tantissimo quei pescatori che possono valutare un acquisto del genere. Io no, io preferisco avere con i soldi di una combo simile 3 diverse combo e alla fine riuscire a coprire più, diciamo, più ramificazioni dello spinning e quindi pescare sostanzialmente di più. Mm? Cos'altro possiamo dire? Se questo era il punto 0, il punto 1 è quello di è quello di andare a rivolgersi a marche conosciute, proprio perché io vorrei consigliarti delle combo che hanno un perché, e non avendo io purtroppo la possibilità di provare tutte queste combo, mi devo un po' rifare a quella che è la mia esperienza, un po' quello che è il mio, diciamo, il mio sentimento a pelle. E quindi personalmente sono più portato a fidarmi di una marca che conosco di una che non conosco. Per esempio, sulla robustezza dei mulinelli Pen io ci posso mettere la mano sul fuoco. Sulla qualità e la fluidità dei mulinelli Daiwa e Shimano io ci posso mettere la mano sul fuoco. Invece su marche che conosco poco, di cui ho sentito poco parlare, no. E non è conveniente, secondo me, non porterebbe nulla a questa rubrica se io parlassi di cose che non solo non conosco, ma che proprio faccio fatica a interiorizzare e a esteriorizzare quello che è il mio pensiero, a farmi un pensiero, ma un pensiero che sia razionale e coerente. Un secondo punto è sicuramente quella dell'estetica. Io sono un grande amante dell'estetica. Perché? Perché per me pescare è un gran piacere. Io quando passo 4 ore sullo spot e faccio centinaia di lanci, li voglio fare con una combo che mi piace anche esteticamente, perché ce l'ho sotto gli occhi per ore, 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 ore. Quindi l'idea di avere una canna nera con dei dettagli blu e un molinello grigio con dei dettagli rossi, a me sta cosa manda i matti, non ci riuscirei. Cioè io non riuscirei a pescare con la mente libera, non riuscirei a divertirmi pescando in questo modo, ma assolutamente no, ma assolutamente no. Quindi parto dal presupposto di andare a creare delle combo che hanno un perché esteticamente, ma perché è il mio modo di fare, ovviamente te non cambia assolutamente nulla, goditi le mie manie e va benissimo così. Un ultimo punto sul quale voglio focalizzarmi è quello, se possibile, di mantenere la coerenza fra la canna e il mulinello dal punto di vista di marca e modello. Questo perché un produttore che progetta una canna e progetta un mulinello della stessa, con lo stesso, facciamola molto semplice, con lo stesso nome, secondo me pescatore, una parte di me pensa sicuramente quella canna andrà incontro a quel mulinello e quel mulinello andrà incontro a quella canna. Quindi nascono sostanzialmente in simbiosi fin da subito. Quindi, ovviamente, voglio sperare che a parità di grande marchio, che quindi sa di cosa sta parlando, sa qual è il prodotto che vuole mettere nelle mani a noi pescatori, e se ci dà una canna con un nome abbinato a un mulinello con lo stesso nome, io voglio fortemente pensare che abbiano studiato quella combo. Poi è ovvio e scontato che non è il mulinello che fa la combo, non è la canna che fa la combo, ma è appunto l'insieme di questi due
macro elementi, perché poi ovviamente c'è tutto il resto e lo sappiamo bene, perché il fine ultimo deve essere sempre quello di riuscire a lanciare questi e a farli nuotare come se fossero dei pesciolini vivi o moribondi, ma vivi sostanzialmente. Quindi voglio ben pensare di voglio ben pensare che un grosso marchio, un marchio noto che ci mette di fronte a 2 prodotti con lo stesso nome abbia fatto anche quel tipo di lavoro. Per esempio abbia bilanciato bene i pesi, quindi su nome X della marca Y, mh, di una certa grammatura, se vado ad abbinarci il mulinello con lo stesso nome ma di una misura adeguata, in linea di massima, anche senza andare in negozio e provare il bilanciamento, cosa che ovviamente straconsiglio di fare sempre. Diciamo che abbiamo già una buona base di partenza per farci le nostre idee, per iniziare a trasformare le nostre supposizioni in dati un po' più concreti. Mm? E detto questo, direi che siamo oltre 10 minuti, io finisco il mio caffè e inizio fin da subito a registrare 3 video. Voglio lanciare questa rubrica facendo uscire 3 video di 3 marche che mi piacciono molto. Una la conosco, ma non benissimo, ma ho qualcosa. Quindi non sono sicuro. L'altro la conosco molto molto bene e la apprezzo molto molto molto. Mentre la terza, com'è come non ha appeal per me, ma ve ne parlerò poi nel video dedicato. Detto questo, non posso fare altro che salutarti e ringraziarti di aver seguito fin qui questo video e se vuoi vedere anche i prossimi a me fa solo che del gran piacere. Manterrò viva questa rubrica, non so con quale periodicità, ma oggettivamente chi se ne, ogni tanto uscirà qualche video dedicato, qualche gruppetto di video dedicato a questa rubrica. Se tu avessi delle curiosità su un determinato marchio o su una canna e su quale mulinello associare o viceversa un mulinello che magari hai già ma vuoi cambiare canna, tu scrivimi qua sotto nei video, io poi vedo di risponderti, magari c'è anche un video dedicato a quelli che sono i tuoi dubbi. Molti di voi mi hanno scritto tra l'altro in privato, sia su Instagram che su Facebook, oltre che qui su YouTube, e questo mi fa molto piacere. Io, come vedete, sono molto prolisso quando mi chiedete qualcosa di pesca, perché proprio ci sballo, cioè io proprio ci godo a parlare di pesca. Oltre che a pescare, sono 2 aspetti che vanno veramente di pari passo, una passione genuina come la pesca e richiede del tempo, proprio dello studio, dell'impegno, la voglia di provare cose nuove, cose diverse, di specializzarsi, di tornare indietro, di virare, di cambiare completamente. E quindi niente, troverai già qua linkati sotto questi primi 3 video e ovviamente fammi sapere cosa ne pensi e buon divertimento e buona visione.